Ciao a tutti e ben ritrovati qui su Connessi con se stessi. Dopo questa lunga pausa estiva in cui mi ha trovato a portare avanti degli impegni e a vivere delle esperienze molto profonde. Diciamo, sono grato, molto grato, più di grato all'universo per quello che ho potuto vivere, sperimentare su me stesso e risvegliare in me stesso, e non sono grato abbastanza, però allo stesso tempo non mi sento nemmeno all'altezza di questo video, di portare, diciamo, quello che ho vissuto, perché non so se sono in grado a livello di parole di trasmettere quello che è stato, però ci provo, insomma, ecco. Questo sì, senza mettere troppo del mio, perché sennò si entra in un procedimento mentale in cui non si è se stessi, mentre bisogna sempre cercare di essere distaccati da quello che si è, mentre si racconta un qualcosa che è successo. Ecco, questo sì. Ecco, allora cercherò di portare dei punti di riflessione e di ispirazione, perché quello che ho vissuto io non è una cosa mia, soltanto mia, è una cosa che può riguardare ognuno di noi, cioè non è che io ho qualcosa di diverso, perché alla fine veniamo dalla stessa fonte. Non abbiamo diversità, abbiamo delle diversità fisicamente con cui ci manifestiamo, la parte fisica magari per riconoscersi o altre cose, ma internamente nella nostra anima siamo uguali. Quello che può cambiare è il nostro cammino per sviluppare la propria coscienza, la propria consapevolezza su quello che siamo venuti a fare, diciamo, in questo viaggio. Questo penso sia l'unica differenza, però le stesse cose che ho vissuto io potete vivere anche benissimo anche voi. Ecco, l'importante è volerlo e crederci prima di tutto ed impegnarsi, perché se non ti impegni niente arriva, e soprattutto man mano che ti impegni capisci che la parte dell'identificazione personale viene a meno e subentra qualcosa di molto più grande, di molto più completo, che comunque ti porta a tante cose molto più belle. Cioè, nel senso, va via il discorso, vabbè, paura non ho mai avuta, però vanno via il discorso delle paure, delle incertezze, delle insicurezze, di qualsiasi cosa, perché vivi proprio praticamente l'universo in te, vivi proprio la sua energia, e allora sai che comunque si muove tutto al di fuori. Ovviamente quello che noi vediamo è un riflesso della nostra coscienza in base alle situazioni che ci arrivano, ed è giusto che ci arrivano perché ci aiutano a crescere e anche sempre a capire a che punto siamo, se siamo immersi nell'illusione o se abbiamo gli occhi sopra le onde dell'illusione, per cui è importante che arrivino queste cose, però il modo in cui si affrontano e si vivono cambia in base alla coscienza sviluppata di ognuno di noi. Per questo è molto importante rimanere su quelle frequenze alte, perché su quelle frequenze alte attiriamo cose alte, cose belle che ci arrivano, e diventiamo dei strumenti dell'universo, che lo siamo già, ma delle volte ci perdiamo, pensiamo che noi agiamo da soli, perché l'orgoglio ci fa credere questo, ma in realtà non è così, perché è come un'onda del mare. Può sembrare che vada sola l'onda, ma se non c'è il mare dietro l'onda non va, per cui ci vuole un po' di consapevolezza a capire queste cose, ma man mano che ci si addentra si capisce di più e si prende anche più entusiasmo ad andare avanti, perché vedi le cose che arrivano, e questo penso sia una cosa importante, ecco, per chi vuole ovviamente continuare a intraprendere questa ricerca spirituale, questa ricerca in se stesso, questa ricerca in cosa siamo, proprio connettersi con se stessi. Questo è il nome appunto del programma. Ecco. Allora, mi sono segnato degli appunti perché magari tutto non mi ricordo, cioè non è che mi ricordo, non mi sta in testa, e poi diciamo non vorrei dimenticare dei punti che magari sono importanti, e dato dall'emozione, dalle cose, magari è facile anche dimenticarsi. Ecco, una cosa che vi chiedo, questo ve lo chiedo di cuore: non seguitemi, cioè nel senso, le persone
mi vengono quest'estate, sono venuti, dice, io ti seguo qua là. No, no, non seguitemi, non voglio essere la stampella di nessuno, voglio che ognuno segua se stesso, e se possiamo prendere e darci delle ispirazioni l'un l'altro, ben venga, ma non è che dovete seguire me, dovete seguire il vostro risveglio, perché è vostro, non è mio, perché se io ho un risveglio, voi avete un risveglio, un altro un risveglio, abbiamo qualcosa con cui parlare e scambiarci anche crescita personale. Se lo fa uno e che lo fanno gli altri, seguono come un dogma, ma c'è stato già migliaia di anni di dogmi, penso basta, cioè adesso dobbiamo fare un risveglio in noi stessi, ognuno individuale, perché l'universo è dentro noi stessi che si manifesta, e Dio è dentro noi stessi, la divinità è dentro noi stessi, per cui noi dobbiamo sviluppare quello, e una volta che sviluppiamo quello avremo meno dualismo, avremo meno sofferenza, avremo meno illusione, avremo meno tutto, e tante piccole realtà di risvegli tutti insieme porteranno a una grande realtà, ed è questo che cambierà le cose nel mondo, non uno ma tanti. Per questo vi dico che il risveglio deve essere in ognuno di noi. Se io posso dare dei punti di ispirazione, ben venga, però deve essere un procedimento individuale, perché questo poi arricchisce l'energia e le vibrazioni nel mondo in cui noi viviamo nel quotidiano. Ecco, questa è una cosa importante che ci tenevo a dire. Ecco, allora, condividere esperienze, rivelazioni e conoscenza. Questo penso sia la cosa principale da condividere. Lasciare da parte tutte le cazzate, lasciare da parte tutti i gossip, lasciare da parte tutte le cose mondane, materiali, eccetera, ma parlare di avvenimenti interni, parlare di rivelazioni, parlare di segnali che arrivano, parlare di conoscenza che poi porta alla consapevolezza, che poi porta all'innalzamento della coscienza, per cui senza conoscenza non si riesce alla consapevolezza, e automaticamente non ci si accorge della coscienza, per cui si sta male, si cerca esternamente qualcosa per farci piacere, ma esternamente può esserci un piacere di un attimo, di un momento, ma poi finisce lì. Per cui c'è la felicità, quella costante, e va tenuta dentro, e poi fuori è un valore aggiunto, a meno che ci si diventi dipendenti da quel valore aggiunto, e allora poi porta attaccamento e sofferenza. Però se noi siamo concentrati su quello che è dentro, non avremo questo problema fuori. Per cui bisogna molto attentamente valutare tutto e sempre farsi tante domande delle proprie scelte, perché non esiste giusto e sbagliato, perché quello che può essere sbagliato in un momento è giusto in un altro, e viceversa. Esistono solo delle scelte che portano a una determinata consapevolezza, perché anche una scelta sbagliata comunque sia porta una consapevolezza maggiore, perché con la sofferenza dello sbaglio ci si innalza e si cresce, per cui comunque sia la strada è sempre verso il bene, dipende dove ci fermiamo e dove vogliamo, arenarci. Però se uno non vuole arenarsi, allora sì, la crescita è sempre continua, per cui è importante scambiarsi queste cose che all'inizio sembreranno coincidenze. Uno dice, ma guarda te, ho pensato a quella persona e mi ha chiamato, oppure uno dice, guarda te, ho pensato a quella situazione e mi si è avverata, guarda te, ma non c'è nulla di strano. Questo si chiama la legge di attrazione, è quello, cioè energia quantistica, quello che tu rifletti, ricevi. Dobbiamo ricordarci che la forma più grande di comunicazione comunque sia è la telepatia, e la telepatia arriva a distanza dappertutto. Per questo è importante vibrare sempre su frequenze alte, così da emettere segnali alti, e la vibrazione e l'energia intorno a noi saranno alte, e le informazioni che noi metteremo nel nostro subconscio, che è quello che registra tutto, sarà più alta, per cui la nostra predisposizione sarà più felice, più alta, più che aiutiamo il nostro prossimo, sarà diverso,
per cui alla fine dipende da noi dove vogliamo tenere quel livello di vibrazione, se basse, se medie, se alte, è una nostra scelta e in base a quello arriva. Ovvio, se uno guarda tutto il giorno lo schermo magico, quello vuole tenerti le frequenze basse e tu metterai frequenze basse e intorno a te ti arriveranno solo frequenze basse, perché quelle alte non arrivano, perché non ce la farai a sopportare la luce, perché quando sei nelle tenebre non puoi accettare la luce. Cioè, un esempio banalissimo, stupidissimo, cioè uno viene da te e comincia a lamentarsi, ma sai che non so, la politica, questo, quell'altro, bla bla bla, e tu gli dici, ma guarda, oggi è una bella giornata, sono proprio felice, guarda, e le cose mi stanno andando bene. Quella persona in 3 secondi sparisce. Fate una prova. Vuol dire che comunque sia, il bene vince sul male, la luce vince sulle tenebre, perché chi è nelle tenebre non vuole alzarsi, perché fa troppa fatica, è pigro, perché quella stessa persona che si lamenterà quando voi gli dite sì, no, le cose vanno bene, eccetera, non cercherà di prendere spunto, entusiasmo, sì, dai, no, sparisce, perché dice, cavolo, troppa fatica, no, sto meglio dove sono, perché lui nel suo lamento si trova bene. Per cui è importante anche tenere sempre le frequenze alte, le persone intorno a noi che parlano di frequenze alte, e tutto ciò che ci circonda deve mantenere, diciamo, quel livello di positività, in modo che anche noi rifletteremo, diciamo, quello che poi assorbiremo, perché quello che assorbi poi è quello che vai a essere, per cui devi fare anche una scelta di quello che vuoi assorbire e sulle frequenze che vuoi stare, cioè è una scelta. Comunque sia, all'inizio ti troverai che gran parte della gente che va intorno prima sparirà, quello è sicuro, perché tu farai un cambiamento di frequenza e quelli non vorranno farlo perché stanno bene dove sono. Dopodiché ci sarà un piccolo periodo di solitudine in cui tu sarai in te stesso, in cui verrai messo alla prova se sei veramente convinto di questo o no, se sei forte in quello che vuoi, se hai il desiderio di quello che vuoi, rimanere in quelle frequenze, eccetera. E dopodiché, quando dall'alto vedranno che tu sei sicuro, sei convinto, sei fermo nelle tue decisioni, allora arriveranno le altre persone che sono simili a te, perché quando tu cominci a fare questo procedimento, che sei convinto, che ti innalzi dentro te stesso, eccetera, allora l'universo riconosce questo tuo desiderio e dice, ok, bene, vuole questo, bene, mandiamo questo. Se invece uno dice vuole lamento, bene, mandiamogli lamento. Cioè l'universo ti manda quello che tu desideri veramente dentro te stesso. Per quello è importante essere convinti di quello che uno vuole in se stesso, perché quello che desideri si avvera, non le cose materiali, vorrei una casa, vorrei questo, quell'altro, eccetera. Quello è solo una cosa materiale che non necessariamente è bene per te, perché puoi diventare posseduto dai possedimenti, ma quello che va bene per te a livello spirituale, di crescita, di felicità interno in se stesso, perché la felicità ultima è quando tu stai bene, stando fermo, e sei felice dentro, qualsiasi cosa sia fuori. Per cui diciamo, quello è lo stadio ottimale su cui arrivare, però per arrivare a quello magari ci sono dei procedimenti, delle esperienze, delle rivelazioni che fai prima per connettersi a quello, perché quando arrivi a quello vuol dire che tu sei connesso con l'universo, hai riaperto quel canale, che non è che non c'era, però magari noi distratti o mettendo le nostre attenzioni su altre cose l'abbiamo come stretto, è come una canna che è stretta e il segnale fa fatica a passare, perché comunque sia c'è sempre il nostro libero arbitrio. Per quello dobbiamo essere sempre attenti a quello che veramente vogliamo, perché poi quello è quello che si avvera. Per cui se noi vogliamo veramente essere felici in noi stessi, capire che noi siamo parte dell'universo, siamo parte di Dio, siamo parte della creazione, che c'è tutto intorno, perché lo siamo, non siamo separati. Perché se non c'è ossigeno noi non viviamo, se non c'è acqua noi non viviamo, un sacco di cose, per cui facciamo parte dell'universo, non siamo distaccati, cioè al di là di quello che può pensare la nostra piccola mente. Per cui quando capiamo questo, ci connettiamo con tutto, e allora riusciamo a innalzarci. E allora il canale comincia a riaprirsi, e allora cominciamo a ricevere segnali attraverso questo canale, a vivere esperienze,
automaticamente essere sempre felici e radiosi, anche se fuori, esternamente, apparentemente non c'è un motivo, perché la felicità viene da dentro. Il fuori è un effetto secondario, perché quando tu sei felice dentro, vibri bene dentro, vivi cose belle dentro, automaticamente le cose belle fuori ti arrivano. È semplice, perché se tu vibri felice attirerai gente felice, se tu vibri in negatività attirerai negatività, per cui negatività non sono cose belle, per cui per questo è importante essere connessi dentro se stessi, e tutto ciò che può aiutarci a connettersi in questo è di fondamentale vitalità per noi, perché se no non ci evolviamo e rimaniamo sempre nel dualismo della sofferenza, gioia, ansia, paura e infinito. Però quando noi siamo connessi tutto questo sparisce, però bisogna impegnarsi, è là che si dividono un po' le acque, chi vuole impegnarsi e chi no, per cui diciamo questa è una libera scelta, ancora libero arbitrio. Ecco. Compito divino, dare quello che riceviamo, sì, perché quello che riceviamo comunque sia è un dono divino. Quando riceviamo delle cose belle, quando riceviamo delle illuminazioni, delle rivelazioni, quando riceviamo delle strade, dei percorsi diciamo da seguire e ci portano a un'elevazione di coscienza spirituale, è nostro dovere divino condividerlo con gli altri, ovviamente con gli altri che sono pronti a volerlo ricevere, perché di nuovo c'è il libero arbitrio, perché uno ti dirà sei un pazzo, uno ti dirà wow, era quello che volevo sentire, però queste persone arriveranno in automatico, perché l'universo ci connette tutti, e allora connettendoci tutti ci connette in base alle vibrazioni che emaniamo. È come una frequenza, se tu sei sintonizzato bene con la frequenza sentirai bene il segnale, se no no, gratterà. Stessa cosa, se noi viviamo in quella frequenza, ci si avvicineranno in automatico delle altre persone su quella frequenza su cui possiamo avere degli scambi, però dobbiamo rimanere su quella frequenza, perché se noi scendiamo anche quelle persone non ci sono, per cui dipende da noi a che frequenza, che livello di frequenza di megahertz che vogliamo arrivare, cioè, ci sono proprio delle frequenze, delle sonorità alte o delle sonorità basse anche nella musica che creano proprio delle sensazioni dentro, e per questo dico molto importante, diciamo, poi sono tanti tipi di frequenze, però l'importante è rimanere su quelle alte, ecco, questo sì, e soprattutto diciamo essere noi stessi, essere genuini a noi stessi sempre, ecco, perché quando siamo genuini con noi stessi, con quello che vibriamo, automaticamente l'energia fluisce, e se l'energia fluisce automaticamente staremo bene, perché saremo connessi, ecco, per cui l'importante è portare quello che riceviamo agli altri, perché portando quello che riceviamo agli altri automaticamente ci verrà dato. È come dire, tu dai l'acqua all'orto e le piante crescono, per cui tu dai, non è che ti privi dell'acqua, può sembrare che ti privi dell'acqua, però ti arriva un vegetale, ti arriva un frutto, ti arrivano altre cose, per cui tu hai praticamente dato e hai ricevuto di più, per cui la legge dell'universo è uguale, tu quando dai ricevi molto di più, per cui dare, egoisticamente parlando, è una grande forma di investimento, soprattutto se tu dai in modo disinteressato e indipendentemente a chi, perché sarà l'universo a farti avvicinare quelle persone in quei momenti, e magari a te ti possono sembrare anche delle persone, magari dici questo non capisce niente, questo non ha importanza, perché intanto hai portato il messaggio di quello che hai ricevuto, poi sarà l'universo a far svegliare quel messaggio in quella persona, non siamo noi non siamo artefici di nulla, zero, siamo dei strumenti, questo dobbiamo ben capirlo,
per cui non dobbiamo mollare tutto il discorso di essere gli artefici, essere questo, ha fatto un'azione buona, cioè, no, abbiamo fatto quello che deve essere fatto, perché noi siamo dei strumenti dell'universo e in base a quello che noi facciamo riceviamo, per cui dobbiamo farlo disinteressatamente e indipendentemente da chi ci si presenta, perché delle volte quelle persone possono essere state mandate anche in delle veste negative per vedere noi come reagiamo. A me è successo quest'estate più di una volta, per quello io vi dico, bisogna essere dei strumenti, punto, disinteressati dal risultato, ma a 1000, completamente. Noi siamo dei strumenti e dobbiamo essere grato per quello che ci arriva, per i segnali che ci manda l'universo, per quello che viviamo e per quello che si manifesta in noi. Bisogna dire grazie su tutto, grazie anche per mangiare un pomodoro, grazie per l'aria che respiriamo, grazie per tutto, perché è tutto un dono alla fine. Quando capiremo questo, allora cominceremo a vivere in altre frequenze. Ecco, questo è quello che ho iniziato a fare io. Ecco, e quello che ho iniziato a fare io, stessa cosa potete fare anche voi. Non è che c'è differenza tra me e voi, siamo uguali. Veniamo dalla stessa fonte. Magari qualcuno si è perso, qualcuno si è ritrovato, qualcuno si sta ritrovando, ma siamo sempre lì, sul stesso cammino, se no non saremmo scesi qua in questo mondo a fare un'esperienza, per cui vuol dire che l'esperienza va fatta, se no rimarremo intrappolati nella ruota del criceto finché non ci sveglieremo, però nel frattempo soffriamo, vale la pena? Preferisco risvegliarmi, ecco, questo sì. Non possiamo dare quello che non abbiamo sviluppato dentro. Questa frase racchiude un'enormità di riflessioni. Diciamo, quella più facile da capire è che comunque sia, tu non puoi dare dell'acqua se non hai l'acqua, ovviamente. Tu non puoi dare o parlare di un'esperienza se non l'hai vissuta. Tu non puoi, come in trasmissione che ho fatto questa primavera, in cui dicevo come fa una persona religiosa che non è sposata con una famiglia a predicare per aiutare un'altra famiglia che ha dei problemi. Non puoi, perché non li hai vissuti. Di cosa parli? Di letto, di sentito dire, di altre cose? Non puoi. Per cui devi prima sperimentarlo su te stesso per poi poterlo portare al tuo prossimo. Per cui noi facciamo anche dei percorsi in base al motivo del perché siamo venuti qui, e poi lo racconterò in altre puntate. Però siamo venuti qui per fare determinate esperienze, e parte tutto fin da quando siamo nati, da piccoli eccetera, per poi acquisire conoscenza e consapevolezza di modo da aiutare le altre persone che verranno incontro nel nostro cammino, e verranno incontro perché è tutto collegato, cioè non c'è misteri, cioè è tutto collegatissimo, è un grande orchestra sinfonica la sua in cima che non sbaglia una nota, per cui noi tutto quello che viviamo è perché poi dobbiamo ridare questo agli altri, e se noi faremo questo il mondo è bellissimo. Per cui spetta a noi, capito, ringraziare anche qualsiasi esperienza che ci arrivi, anche negativa, perché nel problema c'è l'opportunità della soluzione. Senza problemi noi non cresciamo, rimaniamo lì e non andiamo oltre. Per cui è importante sempre ringraziare qualsiasi cosa che arriva, di modo che si toglie quel velo di autocommiserarsi eccetera e dire ok universo, mi hai mandato questa prova, cosa devo imparare, cosa devo capire da questo, perché l'universo non ti manda mai qualcosa senza darti niente in cambio, perché noi siamo una sua emanazione, per cui vuole il meglio per noi stessi, ma delle volte noi quello che pensiamo che è il meglio non è il meglio, magari il peggio, e c'è tanto di più che possiamo avere, ma se non passiamo attraverso delle cose che ci svegliano non ci arriviamo. Per cui per prendere consapevolezza di quello che ci succede
in automatico anche la conoscenza per come risolverlo, non cresciamo, per cui ci fa arrivare delle situazioni e noi invece di resisterle diciamo grazie, ok, adesso cosa ho da imparare, e ci verrà svelato e noi prenderemo atto, metteremo in pratica e dopodiché si aprirà tante altre cose intorno, tante altre opportunità, tante altre situazioni, per cui ci darà qualcosa di molto più grande, in cui ci guarderemo indietro e diremo, ma e io che mi preoccupavo per niente qua là eccetera. Quante volte c'è successo nella vita? Tantissime. Tutte le esperienze negative che ci hanno segnato, ci hanno insegnato, per cui sono arrivate per aiutarci a crescere, solo che magari in quei momenti resistevamo e diremo no, ma che sfiga, ma questo, quell'altro eccetera, invece di dire ok, mi è arrivata un'opportunità di crescita, devo capire il messaggio all'interno. Se tu capisci questo eviti un sacco di tempo, un sacco di dispiaceri, questo e quell'altro eccetera, un sacco di orgoglio, e tutto va più veloce. È come un fiume, cioè se deve fare quel percorso e tu gli metti un sacco di ostacoli, livello di orgoglio, di questo, quell'altro, resistenza eccetera, è ovvio che il fiume scorrerà più lento, prima di arrivare alla destinazione, ciao. Per questo dico è importante l'attitudine che noi abbiamo verso la vita e capire che siccome siamo parte della vita, parte integrante, perché emaniamo anche vita, e dobbiamo capire che la vita fluisce attraverso noi, magari non sempre come ci farebbe piacere o magari non sempre come si era stabilito, ma arriva, e questo noi dobbiamo essere consapevoli, perché se no non andremo oltre oppure faticheremo tantissimo e non ha un senso, diciamo, ecco, questo sì. Sì. Tutto quello che abbiamo già, cioè cerchiamo, lo abbiamo già, perché essendo collegati all'universo, parte dell'universo, automaticamente possiamo accingere all'universo se il canale è aperto, perché chiedi ti verrà dato, chiedi hai un problema, hai un qualcosa eccetera, chiedi e ti verrà data la soluzione, e questo è, perché anche a me è successo più di una volta e anche le persone che conosco. Ovviamente dipende l'attitudine, dipende come sei dentro, dipende cosa riconosci in te, dipende se tu pensi di essere l'autore, il tuo ego, la tua mente eccetera o no, cioè, ovviamente devi avere anche l'attitudine, la predisposizione giusta, per cui devi aver fatto un lavoro a priori, però è tutto dentro e quello che non arrivi a capire puoi chiedere e nel giro di solito di 2 o 3 giorni mi viene data la risposta, o mi viene dato questo, o mi si presenta la persona con la risposta, o magari cioè mi arriva questa vicina, devo chiamare quella persona, poi la chiamo e parlando magari del più del meno mi arriva la risposta, o mi arriva tramite un segnale o una canzone, cioè è pieno di segnali, pienissimo di segnali, di rivelazioni, tutto. Dobbiamo solo sviluppare gli occhi per vederli. Però, come dicevo prima, se rimaniamo nelle frequenze basse non potremo vederli, per cui per vederli dobbiamo alzare le frequenze, innalzare gli occhi sopra la materia e allora li vedi. Ma questo arriva capendo che la materia è solo un risultato dell'invisibile, se no non arrivi a vedere. La materia è già fatta, è già un pensiero finito, cioè è solo un spostamento di molecole, cioè da una parte all'altra, ma quello con cui fai la materia comunque c'è già sull'universo, sul mondo, sul pianeta, per cui è già qui. Noi dobbiamo capire come mettere la nostra energia, soprattutto dinamica a livello energetico, tutto eccetera, in modo positivo, di come assemblare queste molecole, queste particelle eccetera, e creare qualcosa di stupendo, di bellissimo e metterlo al servizio degli altri. Allora sì, ha un senso, perché se lo metti solo al servizio di te stesso dici mio e non vai da nessuna parte, anzi ti dai tanto da fare per creare un qualcosa che poi fra pochi anni lasceremo, perché è tutto annesso al nostro corpo. Lasciando il nostro corpo lasceremo tutto il resto, per cui non è niente di mio né il nostro corpo e né tutto quello che ci circonda intorno, per cui invece di darsi un grande affare a mio, aumentare e avere solo più stress e problemi e mettere la nostra attenzione su qualcosa che effettivamente non serve o serve a poco,
perché anche le formiche e gli animali vivono lo stesso, anzi con molti meno problemi e stress, per cui concentriamoci invece sulla nostra energia, su focalizzare e creare cose belle, e cose belle ci verranno ridate. Per cui è tutto un discorso di attitudine, di modo di vedere le cose, di capire che tutto è dentro, non fuori. Quando tu cerchi fuori, fuori è solo il risultato del dentro, per cui deve partire tutto da dentro, tutto dall'energia interna, che questa energia comunque la prendi quando sei connesso col divino in te e con l'universo che ti circonda, perché se no non ti arriva e rimani bloccato, rimani giri in giro a cercare di diventare scemo, e alla fine dove arrivi? Nessuna parte, perché niente è più potente dell'universo e del divino che noi, per cui se noi solo ci ragioniamo sopra arriviamo a capirlo, è semplice, solo che delle volte ci perdiamo in un bicchiere d'acqua e pensiamo che non sia così facile o così semplice, ma lo è. È ovvio che ci hanno indottrinato a credere che non lo è, se no non avremmo fatto schiavetti fino ad oggi, no? Per cui è normale questo, ecco. Dobbiamo riaprire il canale della connessione e rimanervi il più possibile, sì, perché comunque sia, anche io che ho fatto questa esperienza, ho avuto un sacco, veramente tantissime rivelazioni quest'estate, eccetera. Quando tu sei dentro la situazione, eccetera, è più facile rimanere su quelle frequenze. Dopo, quando tu cambi environment come si dice, posto in cui sei, quello che ti circonda, eccetera, hai anche degli alti e dei bassi dell'energia, perché quelle energie le prendevi da quelle situazioni, per cui puoi anche magari scendere, e magari quando scendi non te ne accorgi neanche, però te ne accorgi perché dentro comincia a arrivarti magari l'insicurezza, o pensi magari di non riuscire a fare quello che veramente vorresti fare, è comunque frutto della mente, perché alla fine siamo solo dei strumenti, ma la mente subentra, per cui diciamo la tecnica che uso io, che se volete potete usare anche voi, è quella di pregare. Ecco, io prego più volte al giorno, penso almeno 3 o 4 volte al giorno, prego l'universo proprio per aiutarmi a mantenermi su quelle frequenze, a mantenermi su quella lunghezza d'onda, a mantenere quel desiderio puro dentro in me, e di portare agli altri, di seguire i segnali, di chiedere che mi vengano dati i segnali, perché non sempre vengono dati, perché ti mettono anche la prova per vedere se la tua fede è data solo quando tu ricevi o no, però devi crederci anche quando non ricevi, perché se no è troppo facile. Per cui viene anche l'autoconvinzione, tutto, l'autodeterminazione, c'è tante cose. Per questo dico molto, quello che io faccio è prego tanto, ascolto tantissima musica ad elevazione spirituale, proprio per tenermi su quelle lunghezze d'onda, proprio a livello di musica, diciamo, che porta a un innalzamento di coscienza e di consapevolezza, perché solo questo ci può tenere lì, perché abbiamo bisogno di tanto allenamento e tanta ripetizione, perché abbiamo avuto una vita di indottrinamento che ci ha fatto pensare l'opposto, per cui non è facile sempre rimanere lì, però più rimani lì più le cose si avverano su quelle frequenze, per cui è ovvio che vuoi rimanerci. Non è sempre facile, hai degli alti e dei bassi durante la giornata, però cerchi il più possibile di rimanere sugli alti, però perlomeno ne sei convinto e consapevole di quando sei sui bassi, dici cavolo, adesso ho capito come mai vibro così, perché aspetta che ritorno su quelle frequenze, e ritorni subito su quelle frequenze e stai bene, per cui devi sempre individuare a che punto sei. Anche durante la giornata, il tuo stato d'animo, le tue cose, le tue robe, e quando tu vibri su questo cambia proprio il modo in cui tu affronti le cose, anche giornalmente, in cui le vivi, in cui le assapori, perché è molto importante, almeno io credo, assaporare ogni secondo di quello che uno fa. Esempio, fai il caffè, ok. Non pensare che bello quando berrò il caffè. Sì, bello anche quello, ma è bello anche nel momento.
prendi l'acqua scorre, magari scorre anche sulle mani, poi lo metti dentro, metti il caffè, senti il profumo del caffè tritato mentre lo metti dentro, giri il coperchio, accendi il fuoco, vedi il fuoco che si accende, cioè sono tutti degli elementi che fanno parte della vita ed è tutto un procedimento per poi arrivare a quel caffè. Quando tu lo prendi, lo versi nella tazza, lo guardi, c'è questo liquido che scende e tu sai che dopo ti darà una certa sensazione, nel frattempo senti il profumo e così impariamo ad assaporare ogni cosa che abbiamo, perché ogni cosa è bellissima. Non è solo il finale che è bellissimo, è anche il durante. Tante volte il durante è anche più bello, perché magari il finale dici ma mi aspettavo di meglio, ma perché? Perché sei stato deluso perché aspettavi solo quello, ma nel frattempo non hai vissuto prima del finale, perché se tu avessi vissuto la bellezza nel durante, il finale è solo una parte del viaggio, ma non è la bellezza solo sulla destinazione. Perché se no facciamo come quelli che lavorano tutta una vita e dicono quando andrò in pensione sarò felice da qua e là, poi arrivi in pensione non sai più cosa fare, vai fuori testa e o ci lasci penne perché vai in depressione o continui a lavorare che non sai cosa fare, vuol dire che nel frattempo non l'hai vissuto, mentre secondo me ogni minuto, ogni giorno dobbiamo dire cosa abbiamo fatto oggi, cosa ci ha reso felice, cosa vorremmo fare domani e per capire se effettivamente siamo autentici con noi stessi e quando siamo felici, senza dover ricorrere a una cosa esterna. Deve essere una cosa dentro. Quando noi abbiamo stato d'animo, che stiamo bene dentro, indipendentemente da cosa succede fuori, e sappiamo che siamo connessi, che vibriamo quello che veramente siamo, che poi per ognuno sarà diverso. Uno può essere una camminata in montagna, uno può essere una camminata al mare, uno può essere camminare nel bosco perché ritrova le altre energie della natura da cui proviene, perché comunque il nostro corpo proviene da acqua, da terra, da tanti elementi che ritroviamo in mezzo al bosco, per cui per quello quando si va nel bosco si sta bene, perché ritroviamo una parte di noi stessi e ricongiungiamo tutte le energie di cui siamo fatti. Quando diventiamo consapevoli di tutte queste cose, allora là cominciamo a dirsi ecco perché quello ecco perché, e allora cominciamo ad avvicinarci di più alla nostra essenza, perché la nostra essenza comunque sia non è tecnologia, non è televisione, non è tutto ciò che va con l'elettricità o ste cose, queste sono altri tipi di potenze, cioè di energia, sono energie che disturbano di più, quelle che invece danno di più sono quelle più naturali. Ok, bisogna sapere usare le cose, non è che la tecnologia fa male, cioè la tecnologia porta tante cose, adesso sto registrando grazie alla tecnologia, però capito, la sai usare per il tuo beneficio, non che tu ne sei succube e senza sei perso, no, prima di essere tu ritrovato dentro te stesso, così il resto diventa come una cosa a tuo favore, diciamo uno strumento a tuo favore per migliorare quello che devi fare, ma è solo un miglioramento, non sei tu. Questo è il punto in cui bisogna sempre diciamo basarsi su quello che ci fa star bene, quello che ci fa essere autentici, quello che ci fa essere noi stessi, perché ognuno vibra e brilla di luce propria. Perché non è che possiamo dire quello è felice, vorrei essere come lui, no, perché l'universo ha già fatto lui e l'universo ha fatto me, ha fatto te, ha fatto l'altro, per cui vuol dire che l'universo vuole brillare attraverso te, se no te ti avrebbe fatto lui, per cui tu non puoi essere lui, come lui non può essere te, ma lui brilla perché ha ritrovato se stesso e quando tu ritroverai te stesso anche tu brillerai. Non è che non brilli perché non sei lui, magari non brilli perché non hai fatto la stessa esperienza sua, o lo stesso procedimento suo, la stessa consapevolezza, la stessa elevazione di coscienza, ma non è che dici vorrei diventare lui, no, perché tu sei già te. E non è che tu puoi... Allora tanta gente dice ok, io vorrei innalzarmi spiritualmente per essere una persona diversa, essere questo, quell'altro, eccetera. Ma no, scoprirai solo che tu sei tu.
non è che scoprirai che diventerai una persona diversa, perché sei già una persona diversa. È il modo in cui tu vivi la tua persona, in cui tu vivi la tua energia, in cui sei stato predisposto a vivere quello. È come dire, un albero non può essere un cespuglio, e un cespuglio non può essere un albero. Sono entrambi stati creati per fare una funzione specifica, per cui ogni essere individuale è stato creato per fare il proprio viaggio, la propria esperienza, con le proprie qualità, e prendi 100 persone avranno delle qualità diverse su cui eccellano, ed è giusto che loro seguano quello su cui eccellano, quello su cui sono predisposti, su cui sono nati per venire qua. E se tu vieni qua e hai già quel bagaglio di qualità con cui l'universo ha detto ok, vieni qua e ti manifesti attraverso questo, e tu quando ti manifesti attraverso quello sarai felicissimo, perché sarai felice dentro, perché starai vivendo il tuo momento. Ma se tu non vivi questo, vuol dire che è tuo il problema, che non sei genuino e non stai rispecchiando il vero te e non stai lavorando su te. E dici invece, se avrei quello che ha lui sarei felice, se fossi come lui sarei felice, se avrei il lavoro su, no, perché se non saresti nato lui, non saresti nato te. Non so se riesco a spiegare il concetto, ma è molto semplice. Cioè, ogni cosa ha la sua funzione. Cioè, un telefono non è una fotocopiatrice, la fotocopiatrice non è una radio, cioè, ogni cosa ha la sua funzione. Uguale noi, ognuno ha le sue qualità con cui è nato, il suo bagaglio, e deve eccellere su quello, e allora sarà felice, e quando è felice lo rispecchierà nella società. E per quello è importante ritrovare se stessi, per stare bene e far star bene anche gli altri che incontriamo. Perché quando incontreremo qualcuno che sta bene, che è felice dentro, fuori non è che cerca, lo vive, ma non lo cerca, perché è già felice dentro. È felice dentro con quello di cui è stato dotato. Perché? Perché sta vivendo il suo momento e non è immerso nell'illusione con cui ci hanno indottrinato. Non so, spero che sono riuscito a spiegare un po' il concetto, però diciamo, vabbè, se casomai non lo capite mi scrivete o ci si incontra, cerco di spiegarlo meglio, però diciamo questo è il motivo del perché tanta gente comunque è insoddisfatta, non è contenta, perché non sta vivendo il suo. Cioè anche la fotocopiatrice, se gli metti a fare la radio, non è contenta, perché non può, perché è nato per fare quello. È come noi siamo entrati in questo corpo con questi annessi e connessi per fare quello, per cui quello dobbiamo fare, non possiamo fare un'altra cosa, perché non è il nostro vibrato, non è la nostra predisposizione, e cui dobbiamo essere coerenti con noi stessi, se no non raggiungeremo mai l'innalzamento della conoscenza, della consapevolezza e dell'emanazione della coscienza spirituale, perché rimarremo sempre bloccati nella materia. Perché? Perché non avremo capito come funziona. Perché ovviamente, per indottrinarci meglio, non ci hanno mai spiegato come funziona. Perché la crescita, fin da piccoli, va data materiale e spirituale. Ma se tu non dai quella spirituale, solo quella materiale, tu cercherai quella spirituale. E allora ti dico, cercalo in quello che ti fa felice, poi lo prendi, non è felice. Cerca in quello sarai felice, poi non sarai felice, e sarai sempre più stressato. È ovvio, perché così tu non pensi. Perché se tu cominciassi a pensare, non saresti più manovrabile, non saresti più un ingranaggio del sistema. Per cui per questo dobbiamo elevarci e diventare noi, il nostro sistema, parte del sistema universale, che è superiore a tutto, a ogni essere umano. Finché non svilupperemo quella coscienza, non arriveremo a pensare oltre. Ecco. Ok. Ecco, allora, le forze materiali sono fortissime, per cui all'inizio l'impegno sarà tanto finché non saremo abituati, sì, perché
si torna al discorso di indottrinamento, noi ci hanno indottrinato in quello, per cui per quanto andremo su anche con i nostri momenti di frequenze alte eccetera, saremo sempre trascinati giù, perché la nostra mente, che è il peggior nemico, dirà no ma sei stanco, no ma non ce la fai, no ma fallo dopo, no ma, perché la mente vuole fare il protagonista, e se noi ascoltiamo la mente, lui fa il protagonista per noi, perché la mente sa benissimo che la mente, poi dove deriva l'orgoglio eccetera, ma la mente sa benissimo che se noi non la badiamo più è finita, perché vivremo la vera realtà, non quella dell'illusione della mente, perché la mente può solo dirti cose che hai già vissuto, non può dirtene altre, e quelle altre che non conosci ti mette paura, di modo che tu non le vai a scoprire, a vivere, per cui dobbiamo sempre sapere che la mente mente. E quando capiremo questo, allora capiremo anche come navigare, per cui ci vuole allenamento, questo sì. E man mano che vai avanti con l'allenamento è la ripetizione del ringraziare, della preghiera nel nostro divino in se stessi, perché il divino non è fuori, non è che andare in una chiesa, una moschea, in qua e là, cioè, no, è dentro, qui non abbiamo da nessuna parte, cioè, noi dobbiamo stare raccolti in noi stessi, nel divino che è noi. È lì che si avverano le cose. Quando noi ci concentriamo su questo, ascoltiamo musiche che vibrano a certe frequenze alte eccetera, automaticamente con la ripetizione di questo ci aiuterà a rimanere il più possibile a livelli alti, diciamo, di frequenze dove succedono le cose, dove saremo felici. Poi ovvio che se su e giù eccetera, soprattutto se uno lavora, che fa con la gente qua eccetera, ma quello che cambia è l'attitudine, perché in base alla nostra attitudine arriveranno persone simili a noi. Ecco, questo sì, e non dobbiamo aver paura di perdere niente o niente, perché alla fine niente è nostro, noi siamo solo dei strumenti, per cui diciamo dobbiamo essere coscienti di questo, ecco. Così da allenare i nostri muscoli fisici, le rivelazioni arriveranno in base alla nostra fede. Perché? Perché appunto devi allenarti per rimanere lì, come dicevo. E la nostra fede in noi stessi è che si avverino le cose, perché la nostra fede poi dopo farà sì che le cose arrivano, perché se tu non hai fede, è come dire io non ho fiducia in te, quella non te la darà nemmeno. Dirà ok, buon problema tuo, per cui o hai fiducia o no, o hai fiducia in un idraulico che ti ripara i tubi, in un meccanico che ti ripara la macchina o roba, o non ce l'hai, o non portarla, per cui è inutile andare da un meccanico e dire guarda mi ripari la macchina ma non ho fiducia in te, lui dice scusa tientela e porta un'altra parte, per cui o capiamo questo o non ci innalzeremo, per cui all'inizio ci vuole comunque una base di fiducia, perché cioè, i segnali ci rimandano lo stesso, magari sotto coincidenza o questo eccetera, e poi da là in base a come ci muoviamo come arriva, però dobbiamo avere un minimo di fiducia, un minimo di fede, un minimo di modo che poi dopo dall'altra parte si manifesta in noi, e man mano che noi diamo più fede, man mano si manifesta di più. Man mano noi ne diamo di più, cresciamo in frequenze più alte e cose più alte arrivano, per cui è tutta un'escalation, ma dobbiamo volerlo noi, dobbiamo partire da dentro di noi, perché se no questo non arriverà, per cui dobbiamo concentrarci diciamo su questo. Ecco, allora siccome purtroppo ho detto un po', ho detto quello che dovevo dire come introduzione, un po' a quello che diciamo un po' è stata un po' la mia, come ho vissuto la mia estate, come ho dato diciamo una piccola prefazione a quello che andrò a dire. Ecco, poi nelle altre puntate andrò a dire lo specifico, cioè cosa è successo mese per mese. Dividerò le puntate su ogni mese, tipo il mese di maggio-giugno, il mese di luglio, il mese di agosto e il mese di settembre, per cui farò delle puntate specifiche per ognuno, perché sono successe diverse cose in ognuno di questi mesi e ogni cosa poi va anche commentata, perché va anche spiegata il suo perché, per come, la situazione, per cui diciamo tanta roba, per cui niente, intanto vi ho dato una prefazione, ci siamo risentiti, ci siamo ritrovati,
E mi ha fatto tanto piacere, anche se ero molto emozionato all'inizio, perché ho detto, cavolo, non mi sento all'altezza, non mi sento all'altezza. Ci ho messo forse 2 ore abbondanti prima di registrare, perché non mi sentivo all'altezza. Perché la mia mente mi diceva, no, aspetta, dopo, adesso sei ancora un po' insicuro, ma purtroppo la mente è micidiale, la mente è micidiale, è tremenda. Per quello devi sempre, invece no, ho cominciato a pregare, ho cominciato a tenere le musiche con certe frequenze, con tutto, ho detto no, dico io devo trasmettere quello che ho vissuto a beneficio del mio prossimo o di chi voglia prenderne spunto. Per cui ho detto è un mio dovere, è una cosa che io devo fare, sono nella situazione di poterlo fare e devo farlo, perché se no non sarei messo qua nella situazione di avere in mano dei media, dei metodi di trasmissione, delle altre cose, per cui io devo fare quello per cui sono venuto a fare in questo mondo, come ognuno di noi deve apportare il suo perché. E se io sono stato messo in questa posizione, in questa situazione, c'è un perché devo portare magari a mia volta quello che ho vissuto, se no non l'avrei vissuto, penso, in base a, capito, quello che ci ho messo, perché se no non sarebbe arrivato, perché se no sarebbe arrivato fin da quando sono nato, ma non è stato a tratti, però non è stato in un modo così consapevole e così veloce come sta avvenendo ultimamente. Ed è un'esperienza stupenda. Ecco, è come andare lassù in alto e non voler più scendere, ecco, un po' una cosa così, insomma, come sperimentare quella gioia, quella felicità interna che dici, cavolo, questo è il top e non vuoi che smetta, ecco, io sto vivendo questo ed è una situazione bellissima. Ovvio che preghi sempre perché tu possa rimanere su quelle situazioni, a che le tue onde non scendono, a cui non rimani immerso nell'illusione, però capito, spero di riuscirci, spero che da lassù mi danno una mano, ecco, a rimanere lì, ecco, così almeno ci saranno anche altre esperienze e altre rivelazioni da poter condividere tutti insieme, se no non ha senso viverle, perché se poi non possono essere di ispirazione per il nostro prossimo, che senso ha? Cioè, io dico, se le terrei solo per me sarei egoista e sicuramente non mi arriverebbero nemmeno, perché se mi arriverebbero è per poterle divulgare poi a chi magari ci può trovare un suo perché. Ecco, qui lo vedo così. Bene, allora ci rivediamo sulla prossima puntata. Grazie mille per avermi ascoltato, vi voglio bene e niente, alla prossima. Ciao, grazie di cuore.